Ciao amici gatti e amiche gatte, siamo qui con dei bellissimi Maine Coon e vi voglio raccontare qualcosa in più su questa razza. E abbiamo Valentina Berra, dell'allevamento Terre di Azuban, vicino a Torino. Vuoi raccontarci tu qualcosa sulle origini della razza? Ci provo. Perfetto. No, allora partiamo dal nome. Il Maine Coon deve il suo nome innanzitutto allo stato del Maine, dove sono stati riconosciuti i primi esemplari con queste caratteristiche, e poi al suffisso coon, che è una contrazione di raccoon, cioè procione in inglese. Probabilmente deve questo nome alla coda molto simile a quella dei procioni e inanellata. Adesso Erika ci fa vedere la codina. Facciamo vedere la codina dei Maine Coon. Allora, loro sono dei cuccioli di 6 mesi, quindi la coda non è ancora in pieno sviluppo, però si possono vedere soprattutto in lui che è tabby tutti gli anelli che ricordano appunto la coda del procione. È interessante a livello di storia che il Maine Coon si è sviluppato nel Maine perché in quel periodo il Maine, cioè a metà 800, aveva un'industria cantieristica navale molto fiorente e quindi fondamentalmente tutte le città erano sulla costa, e quindi questa razza non è stata diluita da interbreeding con le città invece dell'interno, e quindi di per sé sono riusciti a mantenere queste caratteristiche, che sono state poi esasperate chiaramente dagli allevatori e poi fissate. Quindi è una razza naturale fino a un certo punto, nel senso che sicuramente le condizioni c'erano, però se poi sono state poi incentivate. Sono state incentivate, tipo ad esempio vedo queste orecchie con questi peli. Sì, quelli si chiamano tuft, i ciuffetti sono caratteristici, e vanno a dare è un po' un controsenso, perché il Maine Coon dovrebbe essere un gatto del freddo, quindi se noi pensiamo a un gatto del freddo, quello che ci viene in mente è che le orecchie siano piccoline perché devono andare a disperdere meno calore possibile. In realtà nel Maine Coon noi vediamo proprio l'opposto, orecchie molto grandi ancora slanciate da questi ciuffi. Ricordano anche un pochino i ciuffetti delle linci, tant'è che ci sono una serie di leggende che vogliono protagonisti i procioni e le linci che hanno contribuito alla nascita di questi gatti. In realtà assolutamente non è possibile, a livello genetico non è una cosa possibile. Diciamo che però sono delle belle leggende, quindi molto belle. E come colorazione sono possibili tutti i tipi di colori nel Maine Coon? Allora, sono possibili tutti i colori definiti naturali, e quindi vengono fondamentalmente esclusi soltanto i colori a motivo siamese, quindi color point, i chocolate, i lilac, il fawn e il cinnamon. Tutti gli altri sono possibili con qualunque partizione di bianco, mentre l'occhio azzurro è accettato esclusivamente se accompagnato o da total white o da partizioni di bianco. Per il resto possiamo avere Maine Coon rossi, bianchi, neri, blu, tabby, silver. Questi due che abbiamo come sono definiti come colori? Allora, lui è un red tabby blotched con bianco e invece lei è una blue torti senza bianco. Che bellissima, eccolo che ci scappa il gatto. Si suicida. Dove vai? Sì, loro sono cucciolottini. Bellissima. Allora, questi quanto hanno? Allora, lui ha 6 mesi. Allora, lui ha 6 mesi, fa 7 mesi domani, e lei ha 4 mesi compiuti da pochissimo. E quanto grandi diventano questi gatti? Sono gatti dalla stazza molto grande, sono gatti, diciamo la loro struttura non è una struttura diciamo cicciona, tra virgolette, ma è una struttura molto forte, quindi l'ossatura deve essere molto grande, molto robusta, deve avere una bella lunghezza, una bella testa, deve essere comunque un gatto armonico, di stazza molto grande, quindi una mole abbastanza importante. Allora, questi cuccioli di che allevamento sono? Allora, loro saranno, anche perché ovviamente essendo molto piccoli, uno appunto 6 mesi, uno 4 mesi, saranno 2 futuri riproduttori del mio allevamento, che è appunto Enchanted City, e siamo a Roma. Ok. Qua vediamo una creatura gigante che sta arrivando. Mamma mia! E lui chi è? Lui si chiama Dynamite Bomber, è nato nel mio allevamento e ha 11 mesi. È 11 mesi. Quanto pesa? Sui 9 kg. È sui 9 kg, sostiene lui, io non l'ho più pesato da un po'. Sui 9 kg, ma crescerà ancora? Allora, a livello scheletrico crescono fino intorno all'anno e mezzo, 2 anni, a livello muscolare crescono fino ai 3 anni, 4 anni, quindi la crescita
dimensionalmente parlando è quasi completata, chiaramente aggiungerà testa, torace, muscolatura e quindi sarà ancora più grande, quello di sicuro. Quali cure richiedono a un proprietario? Spazzolatura, bagnetti? Allora, diciamo che non è un gatto che va curato più di tanto, nonostante il mantello semilungo non è un mantello che si annoda poco ed è un mantello pesante e quindi che fa di per sé pochi nodi. E io in genere quando c'è dei cuccioli consiglio una spazzolatura settimanale e quando c'è la muta un paio di volte a settimana. Dopodiché è buona abitudine del proprietario far prendere la spazzolatura come una coccola al gatto e quindi abituarlo alla spazzola, per cui se tutti i giorni ci si riesce a ritagliare quel momento in cui il gatto viene coccolato con la spazzola è poi molto più facile la gestione della toilettatura al momento che è necessaria. Come bagno io consiglio di lavarli ogni 3-4 mesi, 2 mesi a seconda anche della tipologia di mantello e a seconda anche dello stile di vita del gatto. Sono gatti che tendenzialmente non escono all'esterno, vengono tenuti in casa, però magari sono gatti che hanno un accesso a un catran protetto e che quindi possono sporcarsi di più rispetto a un gatto tenuto in casa e quindi le cure chiaramente non sono identiche. Però... Ma sono gatti che corrono e giocano per casa? Cioè come si fa a gestire magari più gatti di questa stazza dentro in casa? Allora, in realtà sono gatti grandi ma non sono diversi da un gatto normale, non hanno chissà che esigenze e in più il gatto vive l'ambiente tridimensionalmente, per cui non è necessaria una casa di 200 metri quadri per avere 3 Maine Coon, ma basta una casa di 60-70 metri quadri con il corretto arricchimento ambientale, quindi tiragraffi, pensili, postazioni in cui lui possa guardare all'esterno, sono tutte cose che sono sufficienti, come per qualunque gatto. Come per tutti gli altri gatti, perfetto. Puoi indicarmi un prezzo medio di questi gatti? Bella domanda. Allora, non essendo un prodotto standardizzato e quindi è difficile darti un prezzo corretto. Diciamo che il prezzo del Maine Coon gestito correttamente in allevamento con tutti i documenti può andare dagli 800 euro in su. Come tetto ti posso mettere, se ceduto da compagnia, 1400-1500 euro. Le differenze la fanno, al di là delle cure di base che di per sé dovrebbero essere identiche a livello dell'allevatore, quella che può essere la carriera dei genitori o il fatto che un cucciolo sia particolarmente promettente per una carriera espositiva. È chiaro che il cucciolo del campione del mondo, per cui l'allevatore ha sostenuto una serie di costi anche soltanto per qualificarlo, può avere un prezzo più alto di un cucciolo di un gatto magari altrettanto bello che però non è mai andato in esposizione, che quindi ha è solo quello. Lui tra l'altro ieri ha vinto il Best in Show maschi adulti qua in esposizione e che è una bella soddisfazione, perché comunque un gatto di 11 mesi e che è un'età difficile per il Maine Coon, perché la crescita del Maine Coon non è di per sé una crescita armoniosa, ma è una crescita come i bambini, si allungano e la testa rimane piccola, poi si inciccioniscono e quindi passano delle fasi complicate anche in esposizione. A volte in 2 settimane un gatto bellissimo si trasforma in un gatto tipo brutto anatroccolo, e quindi che a 11 mesi un gatto sia già in una condizione di questo tipo è fortuna, ecco, in quel caso, però è positivo. Qui abbiamo un cucciolotto di 7 mesi e mezzo. Come si chiama? Allora, lui si chiama Terre di Azzoban Dubito Ergo Sum. Ma dei nomi più semplici voi allevatori non ce li avete? No, dunque, a me piace dare un tema alle cucciolate e poi scegliere i nomi dei cuccioli in base a quel tema. E lui so anche che i nomi vanno in base all'annata, giusto? Esatto, in base alla lettera di nascita. E in base all'anno di nascita c'è una lettera annuale. L'anno scorso c'era la D e lui purtroppo è nato nella cucciolata in cui avevo deciso le citazioni latine e quindi si è beccato Dubito Ergo Sum e un sacco di gente mi ha detto ma è Cogito, e io no, c'è anche Dubito e quindi bellissimo. E lui sì, a 7 mesi e mezzo, è appena entrato in categoria, è molto maneggevole, molliccio. Ecco, una delle cose che per esempio viene chiesta spesso è: ma li drogate in Expo? No, assolutamente. In esposizione vengono portati soltanto gatti buoni, che gradiscono andare in esposizione o quantomeno che tollerano andare in esposizione, che si stressano il meno possibile. Se al gatto non piace, il gatto sta a casa, non vengono forzati, ecco. Direi che abbiamo detto tutto. Vi salutiamo con questi bellissimi micciotti. Se volete saperne di più scrivete pure dei commenti qui sotto al video e io e Valentina cercheremo di rispondere nel miglior modo possibile. Per oggi è tutto, ciao amici gatti e amici gatte. Ciao a tutti.